tutti! Nel tutorial di oggi vi mostro come fare queste scarpette o calzini ad uncinetto. Dopo il tutorial dei calzini a ferri che abbiamo fatto la settimana scorsa, in molte mi avete chiesto dei calzini ad uncinetto e quindi eccoli qui. Una versione di calzini ad uncinetto che simula la lavorazione a maglia sia dal punto di vista visivo ma soprattutto dal punto di vista della morbidezza e del comfort. Vi devo dire che sono molto soddisfatta del risultato. Sono dei calzini barra scarpette super semplici da fare e veloci. Secondo me sono ancora più veloci da fare che quelle a ferri, soprattutto perché forse noi uncinettine siamo molto più veloci con l'uncinetto che con i ferri. E anche se manca solo una settimana a Natale, questa può essere l'idea dell'ultimo minuto per aggiungere un regalino o per fare quell'ultimo regalo che non avevamo ancora fatto. Oppure possono essere un'ottima idea, e per me sarà così, per le calze della Befana. Una calza diversa, più bassa, ma comunque riempita di tutto quello che volete e però poi appunto rimane anche come regalo la coppia di scarpette. Anche in questo caso, ovviamente, possiamo fare la scarpetta di tutte le taglie che vogliamo, dalle più piccole per bambini alle più grandi per adulti e anche per uomo. Anche questa volta ho usato il filato duetto, che è un misto lana, 50% lana, 50% acrilico. Sono gomitoli da 50 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 125 metri. Per fare le scarpette ho usato un uncinetto da 5,5 mm e solo per il giro di punto gambero che c'è intorno al risvolto ho usato un uncinetto da 4 mm. Come sempre nella descrizione del video trovate il link allo shop online della merceria Ercobaleno dove potete trovare il filato duetto in una infinità di colori bellissimi. Per quanto riguarda le quantità, per una coppia di scarpette, per taglie fino alla 37-38 vi bastano 2 gomitoli, per taglie più grandi prendete 3 gomitoli. Poi se dovete lavorare un 45-46, forse per sicurezza prenderei anche 4 gomitoli. Colgo l'occasione per farvi i miei migliori auguri di buon Natale e buone feste. Natale quest'anno cade di lunedì e quindi eccezionalmente saltiamo il tutorial perché ci godiamo tutti il Natale. Quindi buon Natale, buone feste, che sia sereno, che sia felice con le persone che amate di più. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Trovare le misure per la scarpetta è semplicissimo. La prima cosa da fare è un campioncino con il filo che stiamo usando e l'uncinetto che vogliamo usare e verifichiamo quanti punti ci servono per lavorare 10 cm. Fatto questo, possiamo cominciare a lavorare la scarpetta. Le misure che ci servono sono la lunghezza del piede e la circonferenza del piede. La lunghezza della scarpetta è esattamente la lunghezza del piede per cui stiamo facendo la scarpetta e si inizia a lavorare dal risvolto e questa è metà della lunghezza del piede. Lavoriamo il risvolto, poi aggiungiamo i punti fino ad arrivare alla lunghezza del piede e poi lavoriamo tutto il corpo della scarpetta e di nuovo il risvolto dall'altra parte, ma poi ovviamente vi spiego tutto nel tutorial. Iniziamo facendo un nodino iniziale e facciamo una riga di catenelle lunga quanto ci serve per il risvolto della nostra scarpetta. Io ho fatto un campioncino e ho visto che per la mia scarpetta servono 20 punti per il risvolto e quindi lavoro 20 catenelle. Lavorate le catenelle che ci servono, aggiungiamo una catenella e iniziando dalla seconda catenella dell'uncinetto lavoriamo un punto bassissimo in ogni punto e lavoriamo nel filo dietro delle catenelle. Sul davanti vediamo questi 2 fili della catenella, dietro c'è questo filo verticale, lavoriamo in questo filo, un punto bassissimo in ogni punto partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto.
Quindi nel mio caso lavoro una riga di 20 punti. E in questo caso la lavorazione deve essere molto morbida. Se vedete che tirate troppo i punti, usate un uncinetto un po' più grosso. Una catenella e giriamo il lavoro. Dalla seconda riga in poi tutte le righe sono uguali. Lavoriamo sempre punti bassissimi, incosta dietro. Questo è il punto bassissimo della riga precedente e per vederlo dobbiamo ruotare un po' il lavoro, perché sul davanti anche questa potrebbe sembrare una catenella del punto bassissimo, in realtà il punto bassissimo è questo, e per lavorare in costa dietro dobbiamo prendere la metà dietro di ogni punto e lavoriamo sempre punti bassissimi, un punto bassissimo in ogni punto, incosta dietro. E questo è il punto con cui lavoriamo tutta la scarpetta. In questo tipo di lavorazione, se siamo all'inizio, potrebbe essere difficile riconoscere l'ultimo punto. In questo caso vi consiglio di mettere un marker per identificarlo meglio. E continuiamo in questo modo. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo sempre punti bassissimi in costa dietro, ricordando che il punto è un po' ruotato dietro. Se serve, mettete un marker nel primo punto per poi poterlo identificare nella riga successiva. E andiamo avanti così, lavorando righe in questo modo, fino ad arrivare a circa 5 cm di lavorazione. Ho lavorato 16 righe e ho ottenuto un'altezza di circa 6 cm. L'altezza del risvolto può essere a piacere. Se stiamo lavorando la scarpetta per un bambino possiamo fare 5 cm, se è la scarpetta per un adulto possiamo lavorarne anche 6. L'importante è che il numero di righe che lavoriamo sia pari e capiamo che abbiamo lavorato un numero pari di righe perché la fine della riga è opposta al filo iniziale. Per contare le righe in questo lavoro è molto semplice. Questo lavoro simula un punto elastico a maglie in cui vediamo le righe di dritto, che sono queste in cui vediamo le V, e poi quello che dovrebbe essere il rovescio tra una V e l'altra. Per contare le righe contiamo le righe di V e ogni riga di V sono 2 righe di lavorazione, quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, che sono le 16 righe che ho lavorato. Ed ora lavoriamo tutta la scarpetta intera, tutta la lunghezza che ci serve per il piede per cui stiamo lavorando. La lunghezza della scarpetta è uguale alla lunghezza del piede. Per il risvolto abbiamo tenuto metà della lunghezza e quindi adesso dobbiamo lavorare anche l'altra metà, e per fare questo lavoriamo una riga di catenelle uguale a quella iniziale. Nel mio caso ho iniziato con 20 catenelle, qui aggiungo 20 catenelle e poi ovviamente aggiungiamo una catenella per iniziare la riga, e partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto, come prima, lavoriamo un punto bassissimo in ogni catenella, lavorando nel filo dietro. Lavorati tutti i punti sulle catenelle, ricominciamo a lavorare sulla riga di punti, e qui attenzione a lavorare sempre in costa dietro sul punto bassissimo della riga precedente. Un punto in ogni punto fino a completare tutta la riga. Una catenella, giriamo il lavoro e vediamo le 8 righe che ripetiamo per fare tutta la parte del corpo della scarpetta. Lavoriamo tutta una riga di punti bassissimi in costa dietro fino a 3 punti dalla fine della riga.
Arrivati a 3 punti dalla fine della riga, facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo la riga 2, in cui lavoriamo un punto bassissimo in costa dietro in ogni punto. Una catenella, giriamo il lavoro e nella riga 3 lavoriamo un punto in ogni punto. Ad un certo punto arriviamo al gradino formato dalle righe accorciate 1 e 2. Qui, una volta lavorato l'ultimo punto, prima di entrare nel punto prendiamo anche questo filo che è in testa alla riga sottostante. Questo. Entriamo con l'uncinetto qui e poi nel successivo punto, lavorando sempre in costa dietro, e portiamo fuori il filo da tutto e in questo modo ricolleghiamo la riga. Completiamo la riga lavorando tutti i punti, una catenella, giriamo il lavoro e nella riga 4 lavoriamo un punto in ogni punto. La riga 5 è una riga accorciata come la riga 1. Questa volta però lavoriamo un punto in ogni punto fino a 6 punti dalla fine della riga. E a 6 punti dalla fine della riga facciamo una catenella, giriamo il lavoro e nella prossima riga lavoriamo un punto in ogni punto. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo la riga 7. Nella riga 7 lavoriamo un punto in ogni punto fino alla fine del lavoro. Lavorate un punto in ogni punto e poi vi mostro di nuovo come lavorare in questo punto. Lavoriamo fino all'ultimo punto della riga precedente e poi, prima di prendere anche il punto sottostante, prendiamo anche questo filo orizzontale che vedete alla fine della precedente riga. Entriamo in questo filo e nel punto successivo e completiamo la riga. Una catenella, giriamo il lavoro e nella riga 8 lavoriamo un punto in ogni punto. E questa è la sequenza di 8 righe che ripetiamo tutte le volte che serve per ottenere la grandezza che ci serve per la circonferenza della scarpetta. Ho ripetuto per 6 volte la ripetizione di 8 righe che abbiamo visto insieme e per contare le ripetizioni, se apriamo un po' il lavoro, vediamo chiaramente dove ci sono le righe accorciate. Questa è la riga accorciata di 3 punti, questa è la riga accorciata di 6 punti. Qui finisce una ripetizione, quindi qua contiamo 1, qui c'è un'altra riga accorciata di 6, 2, 3, 4, 5, 6 e alla fine ho concluso con le prime 4 righe in modo che l'ultima riga accorciata fosse da 3 come la prima e il lavoro poi venisse speculare sul davanti. Voi potete ripetere la sequenza di 8 righe tutte le volte che vi serve per raggiungere la lunghezza che vi serve per la vostra scarpetta. Questa lunghezza è la circonferenza del piede meno 2-3 cm. Nel mio caso ho una circonferenza di 20 cm e la lavorazione è di circa 17 cm. Se state facendo una scarpetta per un bambino piccolo, quindi una scarpetta piccola, potete tenere 1 centimetro in meno rispetto alla circonferenza. Se è una scarpetta media, 2, se è una scarpetta per adulti, 3 cm in meno, perché questa lavorazione è elastica in questo senso e quindi poi la scarpetta veste un po' di più di quello che lavoriamo.
Per scarpette di taglie grandi, diciamo dal 40 in su, questa per esempio è un 41, se vogliamo possiamo lavorare una ripetizione diversa in questa parte per avere meno punti sulla punta della scarpetta. In questo caso abbiamo una ripetizione di 6 righe. Nella riga 1 lavoriamo fino a 3 punti dalla fine della riga e poi lavoriamo il ritorno. Nella riga 3 lavoriamo fino a 6 punti dalla fine della riga e lavoriamo il ritorno, e poi lavoriamo una riga in cui lavoriamo tutti i punti, tutti fino in cima, e poi lavoriamo il ritorno. E queste sono le 6 righe che ripetiamo, e possiamo ripeterle così per tutta l'ampiezza di questa parte. Se vogliamo, quando arriviamo verso metà, possiamo invertire il lavoro e lavorare al contrario. Nella riga 1 lavoriamo fino a 6 punti dalla fine della riga e poi lavoriamo il ritorno, poi lavoriamo fino a 3 punti dalla fine della riga e lavoriamo il ritorno, e nelle 2 righe successive lavoriamo tutti i punti della riga. In questo modo appunto avremo meno punti qui sopra e la scarpetta qui sopra non verrà arricciata. Nelle scarpette più piccole questo non serve perché abbiamo meno righe totali e quindi ci rimangono comunque meno punti sulla parte alta della scarpetta. Fatto questo, l'unica cosa che ci rimane da fare è l'altra parte del risvolto. La lavoriamo uguale da questa parte. L'ultima riga è una riga completa e la finiamo qui sotto. Da qui ripartiamo con lo stesso numero di punti che avevamo da questa parte, nel mio caso 20, e lavoriamo tutte le righe per arrivare a questa ampiezza. Se di qua ho lavorato 16 righe, lavoro 16 righe anche di qua. Ho lavorato tutte le righe che mi servono anche da questa parte per fare il risvolto e la scarpetta è completa. Ora non ci resta che fare le cuciture. La lavorazione ha un dritto. Il dritto è quello in cui vediamo le righe accorciate in questo modo. Dietro sono un po' più visibili. Comunque vedete voi qual è il dritto che vi piace di più. Io tengo questo come dritto. Teniamo il dritto del lavoro all'esterno e pieghiamo in 2 la scarpetta. Per prima cosa facciamo la cucitura dietro, poi faremo un giro di finitura a punto gambero, quindi se volete potete tagliare il filo lungo qui e usare questo filo per cucire, oppure possiamo mettere in sospeso il lavoro e tagliare un altro pezzo di filo che useremo per cucire. Passiamo sotto all'ultimo punto che abbiamo lavorato e sotto alla prima catenella iniziale. E se abbiamo tagliato un pezzo di filo teniamo una codina poi per poter saldare. E poi passiamo sotto la prima V della successiva linea di V. E poi da dietro ad avanti, se apriamo, vediamo questo filo che crea un buchino sia davanti che dietro. Passiamo sotto questo filo tra le V, da dietro ad avanti. E sotto la prima V successiva. E tra le V da dietro ad avanti e andiamo avanti così. Per
fare questa cucitura tiriamo il filo ma non troppo. Il lavoro deve mantenere l'elasticità, ma le due parti devono essere cucite bene insieme. Alla fine, quando mancano circa 3 righe di V dalla conclusione della cucitura, possiamo prendere insieme tutte le V, così, e anche quelle dietro, e tirare. In questo modo la scarpetta sarà un po' più tonda dietro e non farà proprio lo spigolo. E poi saldiamo. E nascondiamo il filo all'interno tra i punti. All'inizio saldiamo il filo facendo un nodino, ma aspettiamo a nasconderlo perché dobbiamo ancora finire l'ultimo giro di lavorazione. E questo è il risultato della cucitura, da una parte e dall'altra. Ho fatto molte prove e questa è quella che decisamente mi è piaciuta di più. Per la cucitura della parte alta della scarpetta mettiamo il rovescio del lavoro all'esterno e davanti abbiamo le catenelle iniziali. Questa è l'ultima riga che abbiamo lavorato ed è dietro. Teniamo una codina di filo un po' lunga all'inizio e facciamo un nodino iniziale e ci agganciamo sul punto precedente al primo punto libero qui, da una parte all'altra. E qui lavoriamo una riga di punti bassissimi prendendo tutto il punto davanti, che è questo, che sono le catenelle che abbiamo aggiunto da questa parte. Prendiamo tutta la catenella e dall'altra parte lavoriamo in costa dietro normalmente, prendendo solo la metà dietro del punto. Tutta la catenella davanti e incosta dietro nella parte dietro. E uniamo così le due parti fino ad arrivare alla punta della scarpetta. E alla fine tagliamo il filo un po' lungo. Infiliamo il filo in un ago senza punta e qui dietro annodiamo. Passiamo l'ago attraverso il foro che rimane e raddrizziamo la scarpetta. E chiudiamo la punta della scarpetta passando attraverso le catenelle iniziali di tutte le righe con le V. Qui sopra abbiamo un filo, questo, prendiamo solo questo filo e passiamo l'ago attraverso tutti questi fili che ci sono solo dove vediamo le V, in testa alle righe con le V.
e una volta che abbiamo fatto tutto il giro tiriamo, e se vogliamo possiamo passare ancora tramite i punti per chiudere meglio. Tiriamo forte, passiamo il filo dietro, annodiamo e nascondiamo. Se vogliamo possiamo chiudere un po' di più il collo del piede della scarpetta dando un paio di punti anche sul risvolto. Soprattutto con la lana non fidatevi mai dei nodi, perché la lana tende a snodarsi, e quindi nascondiamo bene il filo ridando elasticità al lavoro avanti e indietro. Se volete la scarpetta la potete lasciare così, è finita ed è perfetta, ma se preferite potete fare un giro di punto gambero intorno al risvolto. Se fate il punto gambero lo lavorate sul rovescio del lavoro, quindi rovesciamo la scarpetta e lavoriamo un giro di punto gambero. Per lavorare il punto gambero usiamo un uncinetto più piccolo, io uso un uncinetto da 4 mm. Se non avete tagliato il filo riprendete il lavoro, se l'avete tagliato agganciate un nuovo filo. Facciamo una catenella e per il punto gambero lavoriamo come per il punto basso, ma anziché andare avanti torniamo indietro al punto precedente e lavoriamo un punto basso, però all'indietro, e questo è il punto gambero. Lavoriamo un punto in ogni punto. E in testa alle righe lavoriamo solo tra le V, qui. Un punto gambero. Completato il giro, tagliamo il filo e con un ago senza punta colleghiamo l'inizio e la fine del giro sul rovescio, passando tramite le gobbette del primo punto. Annodiamo e nascondiamo il filo. E la scarpetta è pronta e vi devo dire che sono super soddisfatta del risultato. Una scarpetta ad uncinetto, super morbida, calda, elastica, perfetta, almeno perfetta secondo il mio punto di vista. Se vi posso dare un consiglio, l'unica cosa che cambierei, farei il risvolto un po' più alto, perché questa lavorazione è molto elastica, ma si tende quando richiesto, cioè per esempio nel piede si tende, però qui rimane chiusa e quindi il risvolto io l'avrei fatto un po' più lungo. Per il resto secondo me lo schema è veramente semplice da lavorare, divertente e adattabile ovviamente a tutte le taglie. Diversamente dalle scarpette fatte a maglia, che sono elastiche nell'altro senso, nella lunghezza del piede, e quindi queste scarpette le facciamo un po' più corte della lunghezza del piede perché poi il lavoro si adatta.
In questo caso la lunghezza è proprio la lunghezza del piede e giochiamo sulla circonferenza. Teniamo la circonferenza, come vi ho detto, un po' più piccola, e più grande è la taglia per cui stiamo lavorando, più tengo un po' più piccola la circonferenza della scarpetta rispetto alla circonferenza del piede. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che rifarete queste scarpette, perché non abbiamo mai visto delle scarpette, almeno io non avevo mai visto delle scarpette a uncinetto che fossero così morbide, così simili alla morbidezza e alla confortevolezza del lavoro a maglia. Se vi è piaciuto questo tutorial non dimenticate di farmelo sapere regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto il video, e se vi piace quello che faccio e non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi, è e rimarrà sempre gratuito. E se fate queste scarpette non dimenticate di condividere le vostre foto con me. Sapete che adoro vedere i vostri lavori, potete farlo taggandomi in Instagram o nel mio gruppo Facebook, trovate tutti i link nella descrizione del video. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial e di essere arrivati fino alla fine. Io come sempre vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao ciao!